Buongiorno a tutti, sono Rocco Vultaggio, proprietario del bar Pasticceria Vultaggio. Ci troviamo esattamente a Fulgatorio, un paesino a 15 km da Trapani. 40 anni che siamo specializzati nel nostro prodotto, cioè il cannolo del bar Vultaggio. Siamo fieri, è la nostra punta di diamante. Posso dire, c'è gente da tutto il mondo che ci viene a trovare per vedere e gustare questo nostro prodotto. Questo è mio padre, Vultaggio Gian Battista, è lui che ha fondato assieme a mia madre questo bar pasticceria nel 1985. Io dalla tenera età di 15-16 anni sono qua che lavoro con lui. Il cannolo siciliano è un dolce che nasce nelle campagne siciliane, fatto con la ricotta, la farina, le uova, l'olio, quel vino che andava a male e quindi riusciva a fare il dolce. I nostri cannoli vanno intorno dai 23 ai 25 cm, produciamo circa dai 2000 ai 3000 cannoli settimanali. Noi non facciamo un prodotto particolarmente amplificato di gusti, perché per me il cannolo rimane un prodotto semplice, poiché noi proponiamo un prodotto che dai 250 grammi circa, all'interno mettiamo ricotta e poi solo delle gocce di cioccolato all'esterno. Adesso ci trasferiremo in laboratorio per farvi vedere i vari passaggi per realizzare il nostro cannolo. Iniziamo con l'impasto, intanto un po' di olio extravergine d'oliva. Dopodiché mettiamo la farina, zucchero, strutto, cacao con un po' di vaniglia nel mezzo. Il cacao, oltre a contribuire al sapore, è colui che dà il colore alla cialda. Andiamo a mettere le uova, in questo caso utilizziamo nell'impasto sono il rosso e col bianco poi faremo altro. E noi usiamo un vino un po' inacidito nei nostri vigneti. Allora, abbiamo messo tutti gli ingredienti, adesso accendiamo l'impastatrice, lo lasciamo andare 10 minuti circa. Dopo qualche minuto che impasta la andiamo a controllare, vediamo com'è la consistenza e ad amalgamarla un pochettino meglio. Ricotta, zucchero, percentuale 30% circa. All'interno mettiamo solo ricotta di pecora. Ecco qua la ricotta appena uscita dal setaccio, si vede, si sente quel carattere grezzo. Siamo nella fase finale dell'impasto. L'impasto è sul duro, ancora vuole qualche altro minuto e poi saremo addirittura d'arrivo. Nel frattempo portiamo lo strutto a temperatura. Intanto qua raggiungiamo circa 1 centimetro, poi faremo la fase finale nella sfogliatrice da banco. La parte finale della sfoglia è una sfoglia di circa 2 mm. Ecco qua un grande attrezzo da lavoro che serve per avere alcuni punti.
e adesso iniziamo a tagliare. Come avete visto, questa buccia con questa punta così allungata non l'avete visto mai, penso, no? Quella è una cosa che me la sono inventata io. Da ragazzo tagliavo la pasta e mi dovevo sbrigare, sai? Allora mi sono inventato questa cosa, ho detto, ma se io la taglio a punta, faccio prima. Mi sono differenziato dagli altri, dai cannoli di Palermo e dalla zona di Messinese, che sono molto più piccolini. Qualcuno ci imita, però noi siamo quelli che l'abbiamo inventato. Andiamo a mettere l'uovo, che servirà da collante con l'involucro. Questa canna da bambù è una semplice canna da fiume che cresce nelle nostre zone. Vengono pulite, sterilizzate e poi vengono utilizzate per attorcigliare il cannolo, la buccia. Gli dà quell'aroma, quella fragranza, quella particolarità in più che si sente nel nostro prodotto. Friggiamo nello strutto a 180 gradi circa, dai 2 ai 3 minuti per cannolo. Friggiamo nello strutto per continuare le vecchie tradizioni, per dare sempre quei sapori antichi, perché non si assorbe di olio. Nel frattempo, quando abbiamo finito di friggere, prendiamo le canne di bambù con un semplice pezzottino di carta assorbente, li puliamo e li teniamo per la prossima volta. Dal colore e dalla consistenza abbiamo visto che il cannolo era pronto, li mettiamo qua, l'ultima fase in cui se c'è un po' di olio va a cadere in questa piccola vasca di recupero. Adesso continua Giovanni a friggere, a completare i cannoli, noi andiamo a riempire il cannolo. Riempiamo il cannolo col cucchiaio da tavola perché il cucchiaio ha questa forma così arrotondata che riesce a mantenere meglio l'aria nella ricotta. Riempiamolo soprattutto nel mezzo, bello pieno, e poi molto casalingo. Le gocce di cioccolato e lo zucchero. Ecco a voi i cannoli del Bar Buttaggio di Fulgatore con oltre 40 anni di esperienza, tradizione e semplicità. Con questo vi saluto a tutti, è stato un piacere, un onore. Spero che con queste piccole dritte possiate fare il cannolo a casa. Vi raccomando, se non riuscite, venite qua da noi, mangerete un buon cannolo, garantisco io. Cosa faceva lei prima? Io facevo contadino, poi facevo il pastore e poi sono andato a lavorare con il muratore a Trapani, poi mi ho comprato qua, ho fatto la pasticceria, ho fatto tutto quello che avevo progettato io, infatti, e ne è riuscito bene, fino a oggi. E chi sa.